tutti, benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. È di nuovo arrivato il momento di condividere con voi i miei prodotti preferiti del mese. Anche ottobre è alla fine e come sempre ho selezionato tutta una serie di chicchette che mi hanno particolarmente entusiasmato nel corso appunto dell'ultimo mese. Come sempre ci saranno tante categorie diverse, perciò se voi siete pronti io direi di cominciare immediatamente. Vi preannuncio fin da subito, spoiler alert, che la categoria del trucco è quella più ricca fra tutte le categorie del video dei miei preferiti di ottobre. Ci sono infatti un sacco di cosette che mi hanno particolarmente entusiasmata. La prima è una palette di ombretti. Sono caduta anch'io nella tentazione ed ho acquistato, eccola qua, la Naked Heat della Urban Decay. Credo che più o meno tutte l'abbiate già sentita nominare perché se ne è parlato un bel po', è uscita quest'anno. Intanto la confezione a me ricorda un po' secondo me un po' un look anni 80, non so se è solo una roba mia, ma mi piace un bel po', tanto per chiarire. E poi eccola qua in tutta la sua bellezza. Come vedete la palette è tutta giocata su colori caldi, colori mattone, beige, alcuni sono opachi, altri sono più luminosi, più shimmer. È un'ottima palette, sfruttabilissima, permette di creare 1000 look diversi sia da giorno che da sera, e quindi se cercate una palette dai toni caldi molto sfruttabile non perdetevi la Naked Heat. Io quest'anno, non so se ci avete fatto caso, mi sono accorta che praticamente ho acquistato solo palette dai toni caldi. Questa, quella la Modern Renaissance di Anastasia Beverly Hills e poi quella di Huda Beauty, e quindi il bello è che sono molto simili ma diverse e mi permettono anche di abbinarle tutte per creare look occhi ancora più diversi e unici. Quindi primo prodotto preferito, Naked Heat, imperdibile, perlomeno secondo me. Il secondo prodotto preferito è un primer per il viso, quello di Fenty Beauty. Se avete visto il mio video con le first impressions, le mie prime impressioni sui prodotti Fenty Beauty, forse vi sarete accorti che mi è piaciuto fin da subito. Principalmente perché è un primer molto leggero che ricorda una crema idratante, quindi è piacevole da stendere, non dà l'impressione di chiudere eccessivamente i pori o di essere troppo siliconico, ma offre comunque un'ottima base per il trucco che poi dura anche molto più a lungo. Questo è diventato fondamentalmente il mio primer di riferimento da quando l'ho acquistato, e tra l'altro ne basta veramente poco, giusto due due pigiatine e il gioco è fatto. E quindi secondo preferito, non potevo non includerlo in questo video. Il terzo prodotto preferito è uno spray della Urban Decay, il Quick Fix, che teoricamente si può utilizzare anche come primer. A me invece piace utilizzarlo in un altro modo. Dopo aver steso fondotinta, insomma dopo aver steso la base del mio trucco, ne spruzzo un po' e poi con il Beauty Blender vado a tamponarlo e mi sembra che renda più luminoso l'incarnato, e ovviamente al tempo stesso fissa anche fondotinta, correttore e quant'altro. Credo che questa sia la versione da viaggio, ne ho già usato un bel po', mi piace un sacco e quindi per questo ve ne parlo. E poi l'ultimo prodotto preferito di questo mese è in realtà un prodotto che ho già da un bel po' di tempo, ma me ne sono reinnamorata solo di recente. Che cos'è? È la palette di Kat Von D per il contouring, la Shade and Light. L'unico aspetto negativo di questa palette, secondo me, è il packaging, perché non so se vedete ma si sporca proprio in un secondo, infatti è pieno di ditate. Il bello invece di questa palette è che è composta da tutti i prodotti in polvere, quindi che permettono un contouring non troppo netto, non troppo intenso, come piace a me. Sono toni abbastanza freddi, quindi adatti a chi preferisce un contouring su tonalità fredde rispetto a un contouring con tonalità molto calde. Nella parte bassa ci sono appunto le terre più scure, nella parte alta ci sono delle polveri, delle ciprie, chiamiamole così, che servono appunto a sfumare e che io utilizzo proprio come cipria. Per esempio questa più gialla la stendo
per fissare il correttore sotto gli occhi, questa per andare un po' a sfumare il contouring nelle parti dove è più netto, e questa è più semplice, un rosato che va bene per fissare per esempio la parte della fronte, del mento. In generale trovo che sia un'ottima palette perché appunto ha tutto l'indispensabile per fare un buon contouring. E questi erano i miei preferiti in campo di trucco per il mese di ottobre. Mi sembra che siano un po' più del solito, in ogni caso è la categoria più ricca rispetto alle altre. Adesso passiamo alla categoria della cura della pelle, dove c'è soltanto un prodotto. Ed eccoci qui nella categoria della cura della pelle, con l'unico prodotto selezionato per il mese di ottobre, che è la Brazilian Bam Bam Cream. Non so se ne avete sentito parlare, io ne ho sentito parlare tantissimo nei mesi scorsi, e poi quando improvvisamente l'ho trovata da Sephora non ho potuto fare a meno di acquistarla. Credo di averlo inserito nel mio ultimo video haul o in uno dei miei video haul, onestamente non ricordo neanche quando l'ho acquistata. In ogni caso la sto centellinando perché mi piace alla follia. Credo che questa sia la versione travel size, non ne sono sicura, ma è anche l'unica che ho trovata da Sephora, quindi non è che avessi grande scelta. Qua dice che è una Fast Absorbing Body Cream, quindi una crema per il corpo che si assorbe velocemente, confermo al 100%, che aiuta a rassodare e lisciare la pelle. Verissimo! È davvero una crema che mi piace da morire, una crema corpo ricca, vellutata, che però, come dicevo, si assorbe in un secondo, che è sempre per me fondamentale. Ha una profumazione di vaniglia, che a me piace tantissimo. La sto centellinando proprio perché mi dispiace finirla, ma è un'ottima crema corpo, molto ricca però non pesante, piacevolissima da utilizzare, lascia questa profumazione di vaniglia ed è infusa con estratti di guaranà. Mi fa molto ridere questo nome Bam Bam, che mi sa di sedere, perché in inglese vuol dire quello, ma credo che si possa utilizzare su tutto il corpo, anche se appunto il nome lascia un po' così. Se non l'avete mai provata, Sol Janeiro, mi sembra che sia il nome del brand, Brazilian Bam Bam Cream, io ve la consiglio tantissimo. Questo mese ritorna alla categoria delle unghie perché ho un nuovo smalto del quale mi sono perdutamente innamorata, ed è questo qui della Deborah, smalto Gel Effect, il numero 06, che è questo amaranto molto profondo che ho sulle unghie anche in questo momento, che trovo perfetto per questo periodo dell'anno. In generale mi piace un sacco la formulazione degli smalti della Deborah Gel Effect, anche il mio preferito di quest'estate era della stessa linea, quindi quando ho visto l'amaranto ho immediatamente deciso che doveva essere mio ed infatti me ne sono innamorata. Un colore abbastanza classico, ma l'effetto gel lo rende sempre luminoso e molto molto intenso. Io vi consiglio di provare questi smalti perché minima spesa, massima resa davvero, e poi sono facili da trovare, in generale si trovano anche nei supermercati. Chiudiamo con la categoria unghie e passiamo alla categoria abiti. Anche in questo caso un solo articolo preferito, incredibile fino a un certo punto, nel senso che in realtà ho fatto uno shopping già più autunnale, invernale, di cose che però devono ancora essermi consegnate. L'unica cosa che ho preso, che è un po' per la mezza stagione, è anche il mio abito preferito di ottobre, ed è questo abitino fiorato che ho preso da H&M, stavo dicendo Zara, ma invece assolutamente no, confermo, H&M. Mi piace tantissimo perché ha questo vibe un po' retro, un po' anni 40, o perlomeno così lo percepisco io. È lucido, la fantasia mi piace tantissimo perché trovo che sia autunnale ma non eccessivamente. È leggero, ma è perfetto anche da indossare poi più avanti, magari con dei bei collant coprenti e un bel cardigan pesante sopra. Ha questi adorabili bottoncini sulle maniche che sono a loro volta
tutte morbide e svolazzanti, così come il fondo. Trovo che vesta molto bene, segna dove deve segnare ma non va a mettere in evidenza quello che invece preferiamo che sia leggermente nascosto, ed è per questa ragione e molte altre il mio abito preferito di ottobre. Spero che sia disponibile ancora sul sito di H&M, non ho ancora fatto ricerche. Se è disponibile troverete come sempre il link sul mio blog e l'indirizzo del post è nella info box qui sotto. Ovviamente troverete il link per questo e per tutti gli altri prodotti che è possibile acquistare online, per cui se qualcosa vi sconfinfera fate un salto sul blog e mentre siete lì, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi per non perdervi nessuno dei vari post che pubblico ogni settimana. E così concludiamo, se non lo distruggo, molto bene, e così concludiamo anche la categoria degli abiti. Passiamo alla categoria degli accessori. I miei accessori preferiti del mese di ottobre questa volta sono di mia produzione. Se non lo sapete, ogni mercoledì sul mio blog condivido con voi nuovi accessori che creo, quindi ogni settimana ci sono dei nuovi set e delle nuove parure. Ovviamente in ottobre, nella settimana dedicata ad Halloween, ho condiviso con voi degli accessori a tema. Se ve li siete persi sul blog ve li faccio vedere perché mi piace tantissimo come sono venuti. Ho creato una serie di orecchini e un anello. Gli orecchini sono a forma di bocca di vampiro, quindi con i denti di vampiro, che hanno insieme appunto anche l'anello, eccolo qua. Poi ho creato, non potevo non farlo, delle zucche di Halloween, sempre orecchini, e poi ovviamente il fantasmino, quindi tutto molto a tema Halloween. Li ho creati con la tecnica della shrinking plastic, quindi l'effetto è proprio quello di orecchini in plastica, in plexiglass. Mi piace tantissimo il risultato e quindi ci tenevo a condividerli anche in video con voi perché li trovo carinissimi e adatti non soltanto ad Halloween, ma secondo me sono mettibili un po' tutto l'anno. Bene, questo mese sto cercando di andare bella veloce e restano soltanto più due categorie, la penultima è quella delle scarpe. Ultimamente H&M secondo me sta proprio spaccando con le scarpe, nel senso che mi sono sempre piaciute veramente poco, ma gli ultimi due paia di scarpe che ho comprato le ho comprati da H&M e ne sono ossessionata, il che significa che ovviamente anche le mie scarpe preferite di questo mese vengono da H&M. Sono dei mocassini molto molto semplici, scamosciati neri, morbidissimi, il che mi ha veramente stupito perché di solito le scarpe di H&M erano scomode come la morte, invece queste sono comodissime con un piccolo tacco, perfette da indossare con pantaloni, jeans, insomma per look un po' più casual. Le ho indossate un mondo, veramente tanto tanto, perché comode, semplici e facili da abbinare, e poi le ho pagate davvero poco perché essendo di H&M i prezzi sono sempre contenuti. Come al solito non vi dico i prezzi perché non li ricordo e quindi se volete saperne di più fate un salto sul blog dove trovate il link al sito di H&M. Quindi le mie scarpe preferite di ottobre, mocassini neri scamosciati. E ridendo e scherzando siamo arrivati anche all'ultima categoria di questo video, che è quella dei libri. Signori e signore, è ufficiale, io sono pazzamente innamorata di Alice Basso. Non so se vi ricordate, in uno dei miei video dei prodotti preferiti di qualche mese fa, non ricordo se era l'ultimo o quello prima, vi avevo già consigliato il suo primo romanzo, che è L'imprevedibile piano della scrittrice senza nome, e avevo detto, spero proprio che ci sia un seguito perché mi è piaciuto alla follia. Ho poi scoperto che non solo c'era già pubblicato, era già stato pubblicato il seguito, ma addirittura anche il libro dopo, quindi siamo a una trilogia, 3 libri. Ovviamente li ho acquistati tutti e due quelli che mi mancavano subito sulla fiducia e ho finito il secondo e continua a piacermi tantissimo. Il secondo si chiama Scrivere è un mestiere pericoloso. La protagonista è sempre la stessa, Vani Sarka.
una ghostwriter dotatissima, quindi una persona che per lavoro scrive libri a nome di altri, che ha questa capacità pazzesca di immedesimarsi appunto negli altri, che le serve nel suo lavoro, ma che le risulta anche molto utile poi nella vita, perché quasi sempre riesce a capire le persone e anche un po' a manipolarle, il che l'ha portata già nel primo romanzo a iniziare a collaborare con la polizia e con il commissario Berganza, questo personaggio molto da giallo da giallo vintage, mettiamolo così, quindi con il suo impermeabile, un personaggio molto caricaturale ma anche affascinantissimo, un uomo di 50 anni. Lo ritroviamo insieme a Vanni Sarka anche nel scrivere un mestiere pericoloso, perché anche questa volta la scrittura la porta al centro di un mistero fitto legato a una famiglia molto famosa di Torino, una famiglia di sarti. E quindi ancora una volta c'è un mistero da risolvere. Si tratta di una sorta di giallo molto ironico. Il personaggio di Vanni Sarka secondo me è spettacolare, un po' dark, un po' cupa, intelligentissima ma leggermente asociale. Mi piace molto il personaggio anche di Berganza e in questo libro vediamo che c'è una sintonia particolare tra i due, ma non vi dico altro. Insomma, se vi piacciono i libri appassionanti, ironici, scritti in modo fresco e originale, non perdetevi Alice Basso. Io ho appena iniziato il terzo libro della serie di Vanni Sarka e mi piace ancora tantissimo, quindi ve lo consiglio tanto, ma tanto. E voilà, siamo arrivati alla fine di questo video. Come sempre io spero che i miei suggerimenti vi siano in qualche modo stati utili. Se qualcosa vi ha incuriosito potete scoprire di più andando sul mio blog, dove troverete la lista di tutti i prodotti con i link diretti e ovviamente l'indirizzo è nella info box qui sotto. Se questo video vi è piaciuto, come ogni volta io vi invito a cliccare mi piace in modo che io possa saperlo e chiaramente, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Se vi va potete anche cliccare sulla famosa iconcina della campana per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video in modo da non perderne davvero nessuno. Ok, direi che per oggi è tutto, io vi mando un bacio gigante, noi ci vediamo alla prossima, ciao!